Bentornati in una nuova fantastica sfida scritta dal buon Kama, che adesso ci farà sapere cosa dovremo fare. Signor Kama, a lei in studio. Vi sarà capitato sicuramente nella vostra vita di andare durante una gita scolastica, durante un concerto, eccetera eccetera. Avete visto quelle bancarelle dove ci sono delle magliette fuori? Mai viste. Quando le vedrete vi capiterà sicuramente di pensare: ma come cavolo sono fatte? Io le farei sicuramente meglio. Oggi avrete la possibilità di dimostrarlo, perché adesso te lo dico. Fammi leggere un attimo che non mi ricordo la sfida. Perché oggi voi dovete realizzare delle grafiche delle magliette. Ma non prendete la cosa sotto gamba. Guarda, lui ha proprio la faccia di uno che la prende sotto gamba. Non prendetela sotto gamba perché poi ci sarà una sorpresa durante la sfida. Non la prendo per niente sotto gamba. Vediamo, prima manche. La prima manche è la classica maglietta nera, la maglia che vedete, sai, alle superiori che hanno le band. Ecco, voi fonderete la vostra band, ma è una band ovviamente agli esordi, quindi pagano poco e niente e dovrete contare solo sulla vendita del vostro merchandise. 10 minuti quindi. E dobbiamo anche inventare il nome della band. A me piace la sfida, ma non mi piace l'idea di impegnarmi. No, a me non mi piace i 10 minuti perché impegnarsi in 10 minuti è un po' impossibile. Se pare dovessi copiare la mia band. E 3, e 2, 1. Come va, Francesca? Io sto facendo il lettering. Il lettering. Eh beh sì, è una band. Io passo al line art. Line art, lettering. Ma che stiamo dicendo? Non mi piacciono le sfide per il tuo canale. Tu come stai messo, Rick? Oh mio Dio, mi serve una ricerca. Devo fare una ricerca col cellulare, però non... L'H qui davanti. C'è l'H, vero? Quella è la ricerca che volevi fare. 3, 2, 1. Oh, che te guardi? Ma tanto tra 2 secondi lo guardi. Appunto, allora che cosa nascondi? Secondo te com'è andato? Secondo me tu mi stupirai come al solito. Tanto le cose possono andare soltanto in 2 modi. Ma va, o punto a me o punto a te, grazie. Io, non è questo. È che tu direi tipo: oh, no, è perché io non ho capito. Perché di solito la prima manche è sempre punta a me. Ora vediamo però, perché se non è così. Rane bandite. Come mai rane bandite? Perché rane band ite. Ci ho pensato mentre lo facevi. Ah, quindi qua dentro c'è una rana? Dovevi farla ninja, così rane bendate. Scusa, formerò un mio brand. Farò io la mia band, scusa. Beh, il tuo è molto carino. Ho fatto il gruppo degli Edge. Musica al limite della creatività. Musica pungente. Che genere di musica? Mia. No, È la mia band. È la mia band, scusa. Se dovessi associare un tipo di musica a questa cosa sarebbe? Quelle tipo da bar. Jazz, vero? Piano bar. Poverino, il jazz è stato limitato a musica da bar. Immaginavo appunto la musica che si faceva a questo locale, che però capite è pazza, quindi scorre anche come un fiume qui, no? Con tutti gli strumenti e poi i guanti rossi che suonano il piano, perché i guanti rossi riprendo anche la mia, anzi ne approfitto per pubblicizzare la mia canzoncina nel caso andate a vedere. Però vi ricordate che all'inizio della sfida io vi avevo detto che c'era una sorpresa? Ecco, io non posso valutare le vostre magliette solamente dall'iPad, c'è bisogno di qualcosa di più. Assumo una certa dignità da maglietta, anche se sul disegno era brutto. E il fatto è che qualsiasi cosa poi una volta stampata dici vabbè, se qualcuno ha avuto il coraggio di stamparlo significa che Valeva qualcosa. Guarda questa qua mi piace. Ti piace? Dovremmo venderla anche nello shop. Sembra. Questo è un giro in lavatrice. non resta più nulla. La maglia di Rick è una di quelle maglie che si potrebbe portare anche tutti i giorni perché ha dei tratti minimal, non è sbocciata, no? Tipo quelle maglie degli Iron Maiden delle superiori o cose del genere. Tipo quella di Francesca, che però proprio per il fatto che mi ricorda quelle maglie delle superiori mi rievoca quelle vibes di quando ero un giovincello e siccome il tema era appunto una maglia di una band, punto Francesca. Neanche la prima ho vinto. Gliel'avrei dato il punto a Rick, secondo me, Ho definito jazz musica da bar, mi ha penalizzato. Devo skillarmi di più nel campo della grafica. Seconda manche. Seconda manche, maglietta azzurra questa volta. Vi sarà capitato, sempre quando vedete le bancherelle, di vedere anche delle magliette di altri brand che però sono contraffatti. Avete presente tipo, che so, l'Abidash, la Nché, la Piuma Ah, la fuma. o anche cose tipo di serie TV, Harry Potter, cose di questo tipo qui. Voi adesso dovete creare la vostra maglia contraffatta senza incombere però al problema del copyright. E pensavo anche una cosa, in questa manche di mettere un imprevisto, ovvero la guardia di finanza è alle calcagna. Potreste avere anche 2 o 3 minuti in meno. Ma che...
In che modo si manifesta la Guardia di Finanza? È alle calcagna. Cioè, neanche il tempo di pensarla la maglietta che c'è alle calcagna. Mamma mia. Sento puzza di contraffazione. Così lei lì che sta facendo? Dai, vi do 7 minuti invece di 10, via, perché sono buono. Stupitemi col vostro brand contraffatto. Separiamoci. E allora 3, 2, 1, via, 7 minuti. Che cavolo è, Franceschi? All'inizio penso fosse Akira. No, ma ho già capito dove... Devo farla puntando sull'orrido. Non so se vuoi farlo più orrido del mio. Fine. Speriamo che la Guardia di Finanza non si accorga che ci stiamo mettendo un pochino di più. Io ho finito, Tutti quei dubbi sul mio non mi mettono di buon umore. 3, 2, 1. Jerry Scotter e la domanda filosofica. Lo hobby. È bello. Diciamo io ho puntato sul è tarocca, quindi è fatta male. Invece la tua è fatta bene, cavolo. Cioè la mia è fatta male, la tua sembra fatta bene, stilizzata. Peccato che non sia tu a dare i punteggi. Nel mio caso non si è capito, è la reinterpretazione di Lo Hobbit, però in questo caso ho voluto fare il personaggio che sta disegnando su tela un anello ed è il suo hobby. Qua è una bellissima idea. Mi è un po' schifato di portare la tua maglietta. Io sono schifato perché guarda che cacchio sto portando. Questa purtroppo non c'è storia. Il colore mi piace tantissimo della maglia, ma ho fatto in modo di coprirlo tutto con questo marrone e sento proprio che la pelle non respira. Vabbè, ma non ti credere che la mia invece sì, però sai a me cosa piace? Che fuori dalla finestra c'è il blu nel cielo. Ma invece sai che io la tua la trovo bella. Allora, fanno entrambi molto ridere. Pensavo molto schifo. Io ho solo una cosa che mi fa dire che il punto lo do a Rick. Com'è possibile? È possibile, sì. Fanno entrambi ridere, però c'è una pecca su quello di Francesca, ovvero che Jerry si scrive con la G. Ma è tarocca. Per questo. Allora appunto no, dai. No, dai, a parte gli scherzi. Vabbè, mi ha fatto semplicemente più ridere Lo Hobby rispetto a Jerry Scotter. Anche secondo me lo hobby è più divertente. Se becco dei punti comunque non è per il disegno, ma per il fatto che sono riuscito a far ridere. Io vinco con i disegni fatti male comunque. Beh, vedessi me. Guarda, il tuo è carino. Ma com'è carino? Sembra un povero bambino, mi ha detto che sembrava Akira. All'inizio pensavo fosse il brand di Akira, non lo so. Il brand di Akira. Prossima manche. Terza manche, maglia bianca. Non c'è niente di meglio di uno slogan per trasformare una frase scontata in un tormentone. E si sa, i tormentoni restano in testa e quando resta in testa le cose vendono. Quindi adesso voi dovete fare una maglietta con un tormentone. Ma prima un imprevisto. Quadricromia. La maglia sarà anche bianca, ma verrà stampata a colori, quindi voi dovete utilizzare più colori possibili. Come si fa ad unire i colori a... Una scusa. Anche in questo caso 10 minuti. Cosa stai facendo? Mi sto separando. Ditemi quando siete pronti. Oh! Io avvio il timer. Ma avvia allora! Stavo facendo una mood board. Vabbè, ci sono. Ah, ma è già partito? certo che è partito. Ma perché è tutto così truffaldino? E i colori? Ah, c'è un tasto sopra in alto a destra. Ah, ma senti! Se lo clicchi ti mostra anche gli altri colori. Wow! No, perché i colori? Questa è una di quelle cose che in realtà punterebbero proprio sul minimal. 3 minuti Riccardo li ha spesi guardando quello che ha fatto prima di partire. Ma come? Si sta mettendo un casino per fare un effetto che è anche un effetto brutto. C'è dell'ansia. Non so che cosa fare, perché io non so neanche scrivere. Ci sta provando veramente a fare il lettering. Non so che cosa fare. Dai, non si capisce niente. Manca 1 minuto e mezzo. Vabbè. Per favore, fatela finita. Stop! Aspetta. No, aspetta, sono gli no. ultimi. Allora Francesca, tu come pensi di essertela cavata? Malissimo. Io sono molto sicuro della mia maglietta. Secondo me in questo caso devo giocarmela così, con la sicurezza in me stesso. 3, 2, 1. Il mio slogan è e ancora, e ancora, e ancora, e ancora.
improvvisamente penso che non me la sono cavata poi così male. Vorrei sottolineare che quello che vedi è quello che aveva fatto nei primi 10 secondi. Ma perché non lo potevi scrivere a mano? Non so scrivere a mano. Faccio schifo a scrivere a mano. Però anche il tuo non è che sia bello. Come ti permetti? Non è male. È scritto male. Poi tu ti eri già preparato un pennello. Questo qua è un pennello fatto apposta. A parte me l'hai creato tu. Questo l'ho creato io. Questo è il mio pennello che usavo per fare i capelli. Che cosa gli posso fare? Non si può vincere sempre. Mi state giudicando tutti quanti. Più che altro che ci hai messo 10 minuti per fare questa cosa. Vabbè, ma la mia idea si realizzava in un minuto. Che cosa devo fare per gli altri 9? Il tuo hit spaghetti forget anzietti. Non sapevo cosa scrivere. Perché spaghetti? Perché spaghetti è il cibo che unisce. Tu lo metti a tavola, tutti si siedono improvvisamente, ecco che si crea non solo una famiglia ma anche una comunità. Invece io ho immaginato, capito, di riprendere un passo biblico, no? Dove... Un passo biblico. Come ci insegna il buon vecchio Grisù. Ma che nessuno cosa c'entra con la Bibbia? Porgi l'altra guancia, no? Ma non ha mai detto una cosa del genere. E poi porgila ancora e ancora e ancora. Questo messaggio di porgere l'altra guancia ho voluto proprio immedesimarlo così in questa grafica, prendendo e ancora e ancora e ancora e ribaltandolo perfettamente, come se fossero, capito, lettere che si baciano. Sì, ma girandolo non si legge ancora. E a rock no. Oh, se io tornassi indietro all'inizio di questa manche e dovessi decidere di fare qualcosa di diverso, io deciderei di fare questa stessa cosa ancora e ancora e ancora e ancora. E allora mi sa che perderesti ancora. Almeno avrò il piacere di indossarla. Ma lo rifarei ancora e ancora e ancora. Non riesco a capire come mai te l'hanno stampata tutta così in basso. Perché il senso era che questa qua poi finiva e andava fuori. Però è stata stampata male. Così dovrebbe andare in realtà. Non credo che questo effort valga la maglia. Non mi piace questo tuo commento. Già ho capito a chi va il punto allora. Almeno la sua sai che la puoi mettere al Pride. Beh, la mia solo se vai a fare una spaghettata magari. Beh, dovevate utilizzare tutti i colori se non sbaglio. Li avete utilizzati in modo sicuramente molto artistico. Francesca li ha messi un po' più decorosamente. Durante tutta la manche Rick vedevo che aveva difficoltà nel capire come poter realizzare questa maglia. Punto a Francesca, anche se hit spaghetti. Sì, è proprio una cosa che non mi rispecchia. Se devo essere sincera, mica la devo comprare io questa maglia, io la devo vendere, quindi. Voglio proprio vedere chi se la compra, sinceramente. Va bene, prossima manche. Prossima manche, quarta e penultima. La maglietta è rosa fucsia, shop del museo. È stato appena aperto un museo in città e ha commissionato a voi la sua brand identity. Il nome del museo è l'Istituto Internazionale delle Invenzioni Inutili. Molto bene. Io comunque ci andrei. Dopo sto video ci sarà l'Istituto Internazionale delle Sfide Inutili. Nel Museo Internazionale delle Invenzioni Inutili ci sarà una maglia con un'invenzione inutile. Ci sei? Sì. Non capisco se è felice o triste perché. Sono triste. Si dia inizio a questi 10 minuti. Io sono pieno di dubbi su questo museo, su questa sfida, sulle mie capacità. Com'era? No! Istituto! No, ho sbagliato. Cacchio. No, devo rifarlo. Non è questo quello che volevo. Ha agito contro il suo volere. Quanto manca? 3 minuti e mezzo. Non so cosa volevi, ma stava venendo bene. Stop! Come pensi di essertela cavata? Purtroppo male. 3, 2, 1. Molto bella. È una scarpa per mettere. Ma scarpa. Questa è la mia invenzione inutile. La mia è la rivoltetta. Ha a che fare col seno? Perché? Perché c'è la parola. Intanto perché si chiama rivoltetta? Perché è una forchetta che si rivolta. Santo cielo. No, io stavo pensando che invece secondo me sul mio sarebbe stato carino fare così anche. Fammelo solo provare. Sì, lo lascerò così. Cioè la tua mi piace il fatto che ci hai messo appunto graficamente Istituto Internazionale. Si vede che è un merch dell'Istituto Internazionale delle Invenzioni Inutili. Il mio è un merch più anonimo, diciamo. Rappresenta l'invenzione inutile sfruttando un po' il meme. Il me merch. Io se posso far vedere soltanto il momento in cui ho detto no, io ho detto faccio una scarpa eccetera. E però poi quando
ho visto questa scarpa e ho pensato proprio no, ma una scarpa con i tacchi ci sarebbe stato molto meglio per l'occasione. Quindi l'hai dovuto rifare da Quindi l'ho capo. rifatto. Tra l'altro fare le scarpe con i tacchi è difficilissimo. Ma come è difficilissimo, eccola. No, l'hai sbagliata perché guarda, dove non finì il tallone? Cos'è sta roba? Guarda, ci vuole un attimo a farla sbagliata. Se fosse stata giusta, non sarebbe un'invenzione inutile. Vediamo come vi stanno addosso. Il lago dei cigni. T-pose, Y-pose, think pose, split squat. Ma è dello stesso colore? No, Ah, ecco. il tuo colore è più bello. Ma forse sul tuo ci sta meglio il tuo. Quello che penso è che la mia, visto che ha questo enorme pataccone, sarebbe davvero problematica da indossare d'estate. No, io una cosa che mi rendo conto è che disegnare la grafica sulla maglia idealmente è un conto, ma poi quando la vedi stampata ti rendi conto che è veramente molto in basso questa scarpa. Penso anche che non c'è nessuna stampa perché non la vedo neanche per via dei miei giganteschi pettorali. Però sai che secondo me ci sta così in basso. Punto a me allora. Infatti, punto a te. Ma come? Effettivamente dal disegno era bella la tua idea, poi applicata alla maglia è venuta fuori una pattaccata incredibile. I musei sono dei luoghi di culto, non va bene una pattaccata. Ecco perché do il punto a te. Comunque siete 2-2, questa manche sarà quella decisiva. Prossima maglietta. Prossima e ultima per fortuna. Cacchio, ora che siamo 2-2 mi devo impegnare sul serio. Ho proprio questa impressione che anch'io dovrò fare la stessa cosa. Kama, per favore, dacci un tema facile, grazie. La maglia questa volta è di colore giallo e a tema supereroi. Voi sapete che ci sono maglie brandizzate supereroi, no? Mi viene in mente la classica maglia azzurra con il logo di Superman ed è facile quando i supereroi sono famosi, ma quando ci sono supereroi non famosi, in che modo loro possono farsi riconoscere? Ed è compito vostro creare una maglia di un supereroe di serie B per portarlo in auge. Certo, Serie B è pur sempre vicino alla Serie A. Verde spazzatura, man. Ditemi voi quando siete pronti. Bello, ce l'ho. Cioè, lo dice da sola, quindi Ce l'ho! 3, 2, 1. Oddio, sto facendo una cosa che mi sta prendendo troppo tempo per nessun motivo. Cinque secondi. Ah, Tosta. tosta. Fa vedere. Ma va, cacchio. Beatman. Batman, Beatman. Ah, Beatman! Però non sono riuscito minimamente a farlo. La prospettiva è bellina. Francesca, ma tu ti sei prefissata di farmi dei complimenti senza motivo? Perché? Perché non è così? Che prospettiva è? Guarda, sta mano è completamente staccata dal corpo, è gigantesca, enorme, sta faccia non si capisce un cacchio dov'è il corpo. Questa qua non è un braccio, ma che prospettiva c'è? È una prospettiva di vincere. Io invece propongo Spazzatura Ranger. Ma è l'idea di Luca. Sì. Ma io gli ho dato un branding. Punto a Luca allora. Cos'è che avevi detto tu, Pattumen? Batman. Tu te la cavi sempre con una cosa molto molto bella, che sono le scritte. Le scritte le fai sempre bene. Una cosa so fare. E poi qui l'idea del riciclato. Questo l'ho rubata a un mio amico. Hai rubato tutto! Ha rubato l'idea, ha rubato questa qua a un amico. E questo qua invece mi sembra Lillo. Un copione copia da una sola persona, l'artista copia da molti. Tra l'altro Spazzatura Ranger è anche una parola che ho già sentito. Intanto vediamo come vi stanno addosso. Si sbronza. Ma non so come si sfila. Questo colore non mi piace affatto. Il mio infatti è un po' diverso, Il tuo personaggio mi fa pensare a qualcosa tipo Megamind. Che senti, ma non sai minimamente come è fatto Megamind? No, ma vabbè, è blu, no? Sì, ma la pelle è blu. E ha la testa enorme, ha lampadina. Il tema infatti era supereroi di serie B, C, D, Z. Abbiamo alla mia sinistra Spazzatura Ranger, immagino che sia Power Ranger della spazzatura. Rick, tu cos'hai da dire invece sulla tua maglietta? Beatman. Beatman è il supereroe di cui tutti quanti avevamo bisogno. Dove lo si può incontrare? In discoteca. Allora, se fosse in pericolo non so quale dei due vorrei non vedere. Comunque a livello stilistico, a parte Rick che questa discromia della maglietta bianca sotto la maglietta gialla. Io apprezzo il fatto che sia stato notato e dovrebbe essere penalizzato in qualche modo, posso dire. Mi devo denudare davanti a tutti? Beh, è una sfilata. No, guarda un po' se ora devo perdere per via della mia maglietta bianca.
avvertitemi quando ha finito quest'uomo, eh. Allora, le magliette le avete sfilate tutte, tornate alle vostre postazioni per sapere chi ha vinto la sfida. Vince questa sfida Posso già andarmene perché tanto. miglior brander. Dove vai? Vado a fare le mie cose, tanto la sfida è finita, lo so già come finisce. Tu fidati e ritorna. Ora guarda, tu fidati, ritorna, è proprio il modo per farmi tornare qua e poi... Beh... Francesca, volevo umiliarti davanti.